Salve a tutti, ciao, benvenuti sul mio canale. Oggi parliamo di una versione di un coltello che è una Sprint Run e allora sapete già di che coltello sto parlando. Bene sì, le Sprint Run sono famose tra gli Spyderco o Spyderco che dir si voglia e oggi vediamo una versione Sprint Run con l'acciaio Rex 45, CPM Rex 45 dello Shaman. Ed eccolo qua, il nostro Shaman, lo vediamo perfettamente, eccolo. Allora qua si innesca una recensione un pochino lunghina perché gli Spyderco o Spyderco, come volete chiamarli, accendono in me un amore e un odio. Un amore perché comunque sono delle forme caratteristiche molto funzionali, coltelli molto appuntiti che penetrano bene, quindi vanno molto bene anche da difesa, tenendo sempre conto che la legge italiana non lo consente, ma è giusto dire tecnicamente perché uno può utilizzarlo all'estero e quindi all'estero può utilizzarlo, mentre in Italia no, anche come difesa, e hanno un grande potere di taglio. Ma c'è un però. Un ringraziamento va fatto a Thomas di Passione per i Coltelli, che in meno di 24 ore è riuscito a farmi avere questo gran bel pezzo che sta uscendo di produzione, quindi se volete acquistarlo affrettatevi. Andiamo a vederne ora le caratteristiche tecniche. Abbiamo una lama in acciaio, appunto un acciaio cucibile CPM Rex 45 da polveri, con uno spessore di 3,7 mm e una lunghezza di 9,2 cm, 92 mm. La lunghezza totale è 20,3 cm. Il tipo di blocco lama è il compression lock, che per alcuni viene considerato un frame lock o un liner lock al contrario, ma in effetti non è proprio così, perché mentre il liner lock blocca la lama perché non si chiuda, quindi la lama preme contro la barra, il compression lock, diciamo che la linguetta in metallo si frappone, ma adesso vi porrò un disegno, si frappone tra il perno di stop e la lama sottostante, quindi viene compresso, la linguetta di metallo va a finire, questa diciamo che è il perno, questa è la lama, la linguetta di metallo va a finire in mezzo e loro, cercando di chiudersi, comprimono la linguetta, per cui la lama non riesce poi a muoversi. Ecco qua il disegno per farsi un'idea ed ecco qua come si vede in realtà. Vedete la linguetta che va in mezzo al perno di stop e alla lama e quindi le tiene bloccate. Un'altra cosa che volevo farvi vedere è del compression lock, che poi per far scendere la lama noi dobbiamo leggermente spostare le dita e premere il compression lock. Con la destra viene abbastanza facile, con la sinistra diventa già un pochino più complicato perché la compressione va fatta, vedete, devo spostare il pollice qua e quindi trattenere per riuscire a far scendere la lama, quindi non può essere definito, come qualcuno lo definisce, coltello, diciamo così, per entrambe le mani. Se anche poi si trova il sistema, perché basta reggerlo un attimo e fare così, non è un problema, però ha una mano sola, viene veloce solo con la destra, a differenza del Manix 2 che non ha nessun problema né con una mano né con l'altra, in quanto il tipo di chiusura può essere attivata alla stessa identica maniera. Proviamo adesso il taglio di questo Shaman. Vediamo che con la carta non ha nessunissimo problema, proprio taglia a rasoio. Andiamo a vederlo adesso come si comporta col legno.
vediamo in azione ora con del legno stagionato. Il grip è molto buono e anche l'intaglio è molto buono. Un'altra caratteristica è il nostro, tipica di alcuni modelli degli Spyderco, è il nostro finger choil qua, che ci permette un'impugnatura avanzata. Sebbene a questo punto il gimp, invece che averlo fatto solo qua, avrebbe potuto continuare almeno fino a metà lama, perché quando io lo impugno con il finger choil il pollice va qua e invece il jimping si ferma in questo punto. Però posso a questo punto lavorare con la punta anche di fino, vediamo se riesco a farvelo vedere. Vedete, posso lavorare di fino con la punta, quindi ottima questo tipo di presa e ottimo questo tipo di impugnatura avanzata per i lavori di fine, o anche in caso si dovesse utilizzarlo per ripulire della selvaggina, della cacciagione. Il manico, oltre ad avere 2 cartelle d'acciaio, non si dice mai abbastanza, perché molti coltelli ormai non hanno più le cartelle, quindi se hanno le cartelle in acciaio secondo me sono da preferire. È in G10 colore arancio bruciato in questo caso. Il peso totale è di circa 150 grammi, 146 dichiarati, ma ho visto che i miei sono 148, per cui diciamo circa 150 grammi, a secondo probabilmente della lesatura, alcuni piccoli dettagli che magari possono incidere qualche grammo in più, qualche grammo in meno. Dal lato abbiamo la clip, che ovviamente è la tipica clip Spyderco, che può essere ovviamente riposta anche dal lato opposto. Allora parliamo un po' anche del compression lock. Il compression lock direi che non mi è dispiaciuto, anche se ovviamente non è il tipo di blocco lama più resistente in assoluto. È molto sicuro perché ovviamente la linguetta, come abbiamo detto, si frappone tra le due cose. Avrei preferito che avessero fatto qualche decimo di millimetro un po' più di spessore, sia per quello che riguarda il compression lock, sia per quello che riguarda le 2 cartelle. Se noi vediamo, il Manix ha le cartelle già un decimo e mezzo più spesse. Bastava farle 2 decimi più spesse e avremmo avuto un robusto coltello, un robusto folder per tutti gli usi. Ed è una cosa che a me dispiace, è quelle cose che odio della Spyderco o della Spyderco, che dir si voglia, perché potrebbe fare qualche buon coltello, visto anche i prezzi che se li fa pagare, e lavora molto bene sulle lame, anche se ultimamente, non solo ultimamente, anche inizialmente ha dato dei problemi con le tempere, perché lei prova un sacco di acciai e quindi non fa ora ad affinare determinate lavorazioni. Una buona parte delle lavorazioni ormai vengono fatte all'estero e non più in America, mentre questa Sprinter Run è fatta in America, in USA, e quindi perde tutto quello che lei guadagna nella forma, nell'estetica, nel tipo di lama studiata appunto per determinati compiti, lo perde poi nella lavorazione finale, nella costruzione finale. E adesso vi faccio vedere un esempio, per esempio uno degli altri coltelli che mi piace molto, di cui non dispongo neanche ancora di un pezzo, è il Native della Spyderco, e vedete com'era il Native originale, il tipo di lama molto robusta, però non penalizzando il taglio con quel tipo di alesatura dei biselli, di bisellatura proprio,
e aveva un bel perno pivot molto sudimensionato e un bel perno pivot in fondo al codolo molto ben dimensionato. Difatti era un coltello che lo si vedeva in mano a chi lavorava nei cantieri, a chi lavorava nei boschi, eccetera. Invece l'ultimo modello, il numero 5, cioè la quinta serie del Native, mantiene una bella lama, sia anche meno resistente, e un manico praticamente di carta velina, dove se voi fate un qualsiasi sforzo che non sia solo quello del taglio puro, iniziate a sentire degli scricchioli e anche a non fidarvi più di tanto. Ecco, diciamo che con questo Shaman potevano fare un top dei top, e invece hanno fatto come al solito un toppino. Bellissima la lama, bellissimo il manico, si impugna molto bene sia nella maniera classica che nella maniera reverse, ma il perno di pivot è quello solito, diciamo così, non cambia assolutamente niente dal perno per esempio del Manix. Abbiamo le stesse esatte dimensioni, vediamo se riesco a farvelo vedere, e questi spessori proprio al limite, che se avessero fatto qualche decimo di millimetro in più e il perno del pivot un pochino più resistente, avremmo avuto un signor folder da taglio puro, ma anche da poter utilizzare nel bosco a piene mani, come si può dire, cioè quindi a pieno regime a 360 gradi, come possono essere utilizzati alcuni modelli della Cold Steel. Con questo non voglio dire che sia un folder delicato, è un folder molto resistente, sicuramente si può utilizzarlo tranquillamente anche a livello di bosco per intagliare i picchetti per piccole e medie lavorazioni, però si poteva fare qualcosina di più. Resta sempre quel retrogusto leggermente amaro di avere un bel coltello, un buon coltello, ma non un ottimo coltello, visto anche il prezzo che se lo fanno pagare. Essendo poi una Sprint Run, resterà in commercio ancora per poco, di solito 2 o 3 mesi, quindi se volete acquistarlo, come dicevo, affrettatevi. Volevo cogliere l'occasione per salutare gli amici che ho sui vari forum. Quest'oggi saluto Orso Grigio, Rocky, ciao Massimo, e saluto Zoro, grazie Zoro per le informazioni di cui sei sempre fonte fruibile e molto ben disponibile, e un saluto a tutti quelli che mi seguono. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, per voi è gratuito, a me aiuta a crescere, mettete un bel like, ci vediamo nel prossimo video. Ciao da Ermanno!